Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale di Human Fantasy. Oggi ci spostiamo verso nord-ovest, nella terra dove si festeggia San Patrizio e dove si può sostare per gustarsi una delle birre scure più famose. Come molti di voi avranno già capito, sto parlando dell'Irlanda. Ovviamente in questo video non vi farò da guida turistica e non vi darò dei consigli su cosa bere, ma vi parlerò di una delle creature leggendarie appartenenti al folklore irlandese, ovvero la Banshee. Il termine Banshee significa donna delle fate, deriva dal gaelico ben, che significa donna, e Sid, che deriva a sua volta da Sit, fata, o Sid, tumulo delle fate. La Banshee è uno spirito femminile disincarnato e può apparire in diverse forme: una bella donna che indossa un sudario, una donna pallida con un vestito bianco con lunghi capelli rossi, una donna con un lungo vestito d'argento e capelli d'argento, una vecchia con spaventosi occhi rossi, un vestito verde e lunghi capelli bianchi, una vecchia con un velo che le copre il viso, tutta vestita di nero e con lunghi capelli grigi. Una delle caratteristiche estetiche che accomuna queste varie forme sono gli occhi perennemente arrossati dal pianto. Fa parte del piccolo popolo, ovvero lo stesso a cui appartengono gnomi, folletti, fate ed elfi, e il suo spirito è spesso classificato tra quelli maligni, anche se nelle leggende più antiche viene descritto soltanto come lo spirito di una donna che si aggira intorno a paludi, fiumi e colline irlandesi. È legata ad alcune famiglie, specialmente a quelle con il cognome che inizia con Mac oppure O. Quando un membro di una di queste famiglie muore o è prossimo alla morte, la Banshee si dispera e piange. Le sue grida possono anche essere di vittoria, nel caso in cui muoia un membro delle famiglie nemiche. Le Banshee non possono essere viste dagli esseri umani, eccetto quelli che sono prossimi alla morte e a cui giunge tale presagio. È probabile che sia questo il motivo per cui dopo l'VIII secolo vengono classificate tra gli esseri malvagi e in più hanno origine da una tradizione in cui alcune donne cantavano una canzone triste per annunciare la morte di qualcuno. Una delle Banshee più famose si chiamava Eibil. In origine era una giovane ragazza che si era innamorata di un altrettanto giovane cavaliere. Purtroppo lui era di origine celtica e il loro amore era ostacolato dalle famiglie di entrambi. All'inizio Eibil era riuscita a mantenere la relazione con lui, incontrandolo di nascosto in mezzo ai boschi e in prossimità delle paludi. Un giorno però il padre della ragazza venne a sapere della relazione dei due e Eibil fu punita severamente. La rinchiusero in una gabbia di cristallo e la costrinsero a vedere la morte atroce inflitta al suo amato. Da quel giorno Eibil cominciò a piangere e urlare senza mai fermarsi. I suoi lamenti diventarono sempre più forti, fino al punto di rompere il cristallo in cui era imprigionata. Riuscì a fuggire e non fu mai più ritrovata, e si pensa che sia rimasta nascosta nei boschi fino alla fine della sua vita. Si narra però che nelle notti di luna piena alcune persone sentono il pianto della ragazza che echeggia nella valle e chiunque riesca a sentire la sua voce ne rimane scioccato, perché nelle sue urla vi era chiuso tutto il dolore del mondo intero. Eibil era anche la protettrice della famiglia O'Brien. La leggenda narra che nel 1014 Brian O'Brien andò a combattere nella battaglia di Clontarf, consapevole del fatto che non sarebbe più tornato a casa, in quanto la notte precedente Eibil gli era apparsa in sogno mentre lavava la biancheria intima dei soldati e l'acqua con cui lavava era diventata dello stesso colore del sangue. Nel fantasy moderno, dove gli elementi caratteristici delle leggende antiche e delle tradizioni folcloristiche spesso subiscono delle variazioni, la Banshee viene quasi sempre rappresentata come uno spirito urlante, non necessariamente malvagio, il cui grido ha la capacità di uccidere o stordire all'istante. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Se avete qualche opinione o conoscete qualche altra curiosità, lasciate un commento qui sotto. Se vi è piaciuto e desiderate vedere altri contenuti simili, iscrivetevi a questo canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora per il supporto e alla prossima!